Benvenuti, anime curiose e cacciatori di verità nascoste, nel vostro rifugio quotidiano, l'unico luogo in cui l'apparenza si incrina e lascia filtrare il battito vero dello spettacolo. Bentornati su Celebrita dalla Turchia. Oggi vi accompagno nel cuore di un uragano silenzioso, un vortice emotivo che sta riscrivendo, a porte chiuse, le regole di una delle produzioni più attese dell'anno. Immaginate un set quasi al buio, dove la finzione scivola via come un mantello troppo stretto e la realtà fa irruzione con una forza che intimorisce anche chi vive di scena. Al centro di questa scossa tellurica due nomi che incendiano i social e fanno tremare i polsi ai fan, Can Yaman e Demet Özdemir, due fuochi opposti che, sotto lo stesso tetto creativo, hanno sprigionato una temperatura capace di piegare i piani di chiunque. Quello che doveva essere un giorno ordinario di riprese, con orari inflessibili, segni sul pavimento e dialoghi ripassati fino allo sfinimento, si è trasformato in un sussurro persistente che corre tra i corridoi dell'industria e accende i forum più attenti. Tutto ruota attorno a una sequenza già ribattezzata, con timore e fascinazione, la scena proibita. Attenzione, non c'entrano scandali volgari o scorci gratuiti. Il rischio, raccontano, stava altrove. In un'emozione che ha rotto gli argini senza chiedere permesso, in uno scontro improvviso che ha deviato dal copione trascinando i due protagonisti oltre le frontiere del mestiere, in un territorio dove i personaggi si sono sfaldati e hanno lasciato emergere le persone. Dicono che a osservare ci fosse solo una squadra ridotta al minimo, vincolata a un riserbo quasi sacrale. Il regista ha dato il ciak e l'aria è cambiata. Una vibrazione sottopelle, una pressione invisibile, un istinto primordiale che ha invaso la stanza. Can e Demet non rispondevano più alle battute, rispondevano a un'eco più antica. Si muovevano come se un ricordo troppo pesante avesse deciso di alzarsi dalla sedia. Il regista, incollato ai monitor, non ha avuto il coraggio di pronunciare stop. Immaginate il quadro. Il silenzio monacale del set, il ronzio basso della camera, passi trattenuti per non disturbare, e i due interpreti che si incontrano in una tasca di tempo in cui ogni battito di ciglia conta, il respiro diventa frase, la pausa è una dichiarazione. Lo scambio si è allungato, si è incurvato, è diventato un duello senza armi, più che di corpi, di anime. Hanno smesso di fingere. Hanno lasciato entrare il sangue della verità. I contorni di cartone dei ruoli si sono ammorbiditi, sostituiti da linee vive, fragili, umane. È questa scelta, non interrompere, non mettere al riparo, ad aver battezzato quella sequenza con un nome che fa tremare i polsi. L'onda d'urto è stata immediata e straniante. Una fonte interna giura che il set, appena si è spenta la camera, somigliasse a una navata improvvisamente consapevole della propria eco. Una cosa così non l'abbiamo mai vista, avrebbe confidato. Quando è finita, nessuno ha osato muoversi. Le luci sembravano tenere il silenzio sospeso. La camera era diventata un confessore. Quando il regista ha chiuso tutto, nessuno si fidava della propria voce. Era la quiete di un miracolo. O di una ferita. È qui che sono scattati i protocolli. Quel girato, trattato come bracci roventi, è finito subito su unità separate. Cifratura su cifratura. Accessi stratificati che solo pochissimi possono attraversare. Sicurezza appostata davanti alle porte del teatro di posa, sguardi fermi verso il corridoio come guardiani di cavò. Anche i veterani, ci dicono, hanno avvertito quell'alterità dell'aria, ogni passo misurato, ogni sussurro un atto deliberato. E loro? Le leggende concordano, l'incantesimo si è spezzato, e Can e Demet hanno preso strade opposte per respirare. Lui, che di ferro ha non solo il fisico ma la disciplina, ha camminato il perimetro del set con quello sguardo interno che i fan conoscono benissimo. Mani in tasca, rifiutando perfino la cortesia di una pausa, deciso a trattenere il residuo, a incanalare il dolore per il ciak successivo. Lei, che porta luce come una seconda pelle, ha chiesto che la sala a trucco fosse oscurata. Hanno girato gli specchi, spento le lampadine, lasciato un brusio lontano di foam mentre lei restava seduta a respirare, da sola con un cuore che non aveva ancora capito che quella era solo finzione.
Chi li ha incrociati giura che somigliassero a persone che hanno lasciato qualcosa sul pavimento e devono trovare il coraggio di raccoglierlo. Poi è iniziata la guerra silenziosa a porte chiuse. Il regista era certo. Quella sequenza era il battito dell'intero progetto, il colpo di cassa che avrebbe alzato l'opera da ottima e indimenticabile. Davanti a lui, invece, dirigenti e produttori con lo sguardo vigile e il calcolo in mano, preoccupati che un tale crudo abbandono potesse spostare gli equilibri o spaventare una fetta di pubblico. Riunioni nate per routine sono diventate fiammabili. I calendari hanno iniziato a scivolare come sabbia bagnata. L'arte e il business si sono guardati negli occhi e nessuno dei due ha ceduto. Nel frattempo, la post-produzione è diventata una pentola a pressione. Il primo montaggio, sussurrano gli addetti, durava più del previsto e sfidava il pubblico a non distogliere lo sguardo. Poi sono arrivati i tagli. E i ritagli dei tagli. E versioni alternative moltiplicate come specchi in una sala degli inganni. Ogni montaggio suggeriva una conseguenza diversa per la storia. Ogni revisione dava un accento nuovo. A ogni passaggio, la mitologia intorno alla scena si inspessiva, un'inquadratura troppo tenera, una troppo rischiosa, un'altra ancora troppo onesta per sopravvivere agli schermi della prudenza. Fuori, intanto, la rete montava in delirio. Il silenzio della produzione, e soprattutto la scelta di Kane e Dimet di non spiegare, non smentire, non confermare, hanno soltanto alimentato la fame. Un teaser è sceso online come un battito, un respiro spezzato di Dimet, la bocca segnata da un dolore sottile. L'istante in cui Khan si irrigidisce come se una cicatrice antica tornasse a bruciare. Un battito di ciglia sulla linea del tempo. Tanto è bastato per scatenare i commenti. Se mostrano questo, la stagione cambierà per sempre. Questa li ridefinisce. Altri giurano a un lungo gioco, una combustione lenta pensata da menti esperte. Forse hanno ragione. La promozione, infatti, si è riallineata sull'orbita di questa gravità invisibile. Meno indizi, mistero più denso. Glee Editor hanno studiato fotogramma per fotogramma il trailer, troppo lungo e l'incanto si spezza, troppo corto e la spinta si esaurisce. Facile fare rumore con le parole, difficile tornare al segno, alla misura, dopo che ti hanno scorticato dentro. Eppure loro ce l'hanno fatta. Non hanno negato. Non hanno confermato. Hanno lasciato parlare il lavoro. Torniamo così all'immagine da cui siamo partiti. Un palco sigillato, una squadra scheletrica, un regista convinto che certe verità emergano solo quando nessuno crede di essere osservato. Una luce che trasforma il respiro in architettura. Una camera che sceglie i volti più dei dialoghi, che ascolta mentre registra. Due attori che scendono in profondità e riemergono cambiati. Il resto è attesa, il pubblico teso, in ascolto, incerto se desiderare il tuono o il silenzio. C'è una voce testarda, quella scena non era in nessuna bozza. È arrivata tardi, evocata da quell'alchimia inconfondibile che riappare ogni volta che Khan e Dimet condividono lo stesso spazio. Pare sia nata da un imprevisto in prova, una frase gettata lì che ha fatto calare la temperatura di qualche grado. Nei colloqui segreti rimbalza una definizione semplice e inesorabile, il cuore del progetto. Chi ha sentito il regista dietro la porta racconta che ripeteva un pensiero solo, ostinato: se non usiamo questa, la storia respira. Ma non canta. Tagliarla sarebbe una scelta pulita dal punto di vista commerciale, e insieme un'amputazione. E la domanda che i fan urlano nella notte resta sospesa: quando la vedremo? Alcuni scommettono su una versione estesa, protetta da password, un pellegrinaggio breve per i più devoti sulla piattaforma del network. Altri credono che la stagione danzerà intorno al tuono, lasciandolo rimbombare fuori campo, così che ogni settimana le conversazioni si addensino come nubi pronte a scaricare. C'è chi mormora che nei riassunti futuri verranno seminati indizi, un gesto qui, una battuta là, come briciole di pane che conducono a un pane intero che non ci sarà mai concesso di affettare. Una cosa, però, sembra certa: la rotta dello show si è già piegata. Se la scena entrerà nel canone intatta, i rapporti cambieranno inclinazione,
la posta si farà più affilata, e le persone sullo schermo ci sembreranno al tempo stesso più pericolose e più esposte. Se svanirà, la leggenda si gonfierà per colmare il vuoto, e tutto ciò che verrà dopo sarà misurato contro un fantasma. E che cosa racconta tutto questo di Kanyaman e Dimetos Demir? Parla di due professionisti meticolosi, generosi con chi lavora con loro, riservati senza gelare gli altri. Stavolta, quella disciplina sta scrivendo il racconto con più chiarezza di qualsiasi strategia stampa. I loro corpi sanno stare in scena, i loro silenzi sanno stare nel mondo. Hanno scelto la via difficile. Non difendersi a colpi di post, ma lasciare che la storia trovi la sua voce nel montaggio. Siamo così alla fine della nostra confessione di oggi. La scena proibita di Kane e Dimet è già leggenda, un'ombra che cammina lungo il corridoio di ogni episodio che ancora non abbiamo visto. Noi di Celebrita dalla Turchia continueremo a seguire ogni filo, ogni fotogramma, ogni sussurro. Se questo viaggio dietro le quinte vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo con chi ama il cinema autentico e le emozioni forti. Non dimenticate di iscrivervi al canale, attivare la campanella e, soprattutto, di valutare l'opzione abbonati per sostenere il nostro lavoro e permetterci di scoprire nuovi segreti. Secondo voi, vedremo mai l'integrale? Il dibattito è aperto. Grazie per essere stati con noi e alla prossima puntata, qui dove la verità ha sempre l'ultima parola. A presto!